Olè. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Qua glielo do. Oh, che te lo mangiare? Ragazzi, bentornati nel mio canale e oggi, siccome siamo entrati nell'autunno, faremo un piatto molto autunnale con un ingrediente molto autunnale e quindi prendiamo una bella zucca. Facciamo il piatto che se va di più con la zucca proprio al mondo, la vellutata di zucca, però un po' fighetta. Prima di vedere gli ingredienti ricordatevi di commentare e iscrivervi al canale. Una zucca butternut, pane, zenzero, cipollotto, patate, un arancio, un po' di parmigiano, sale, pepe, olio extravergine d'oliva. Ci siamo? Ti ricordi qual è il mio ingrediente preferito tra questi? Lo zenzero. Mamma mia, ormai proprio sul pezzo. Ti piace a te zenzero, cetrioli? Dai. Allora, iniziamo subito dalla zucca, la prendiamo proprio subito. Questa in realtà ho presa per bellezza, questa è quella da Halloween. Questa è bella, vero? È bella, ma la mettiamo dietro. Perché Bella, ma non vale. la zucca che mi piace di più è proprio la butternut, bella carnosa, delicata, facile da pulire. Insomma, mi piace un sacco e si presta molto proprio alle vellutate, ai purè, proprio per questa sua consistenza. Quindi, allora, togliamo il culetto e la parte sopra e col pelapatate andiamo a sbucciare, così non facciamo scarto. Guarda qua, guarda qua. Questa vellutata di zucca l'ho fatta per la prima volta a Londra, sempre quando stavo a Londra, ragazzi. È la mia esperienza lavorativa più significativa. Lo chef doveva aspettare, diciamo, i proprietari dell'hotel dove lavoravamo, perché i proprietari venivano, no, i proprietari, comunque i manager dell'hotel venivano ad assaggiare i menù ogni volta che li cambiavamo e avevano chiesto questa questa zuppa di zucca, questa vellutata di zucca, e siccome lo chef era impegnato nelle altre preparazioni mi disse: oh, fa una zucca, falla con zenzero, arancio, così, e l'ho provata in questa maniera come ve la farò vedere oggi. È venuta molto bene ed è stata messa in menù per 3 mesi. Battete le zucche? Mazzo, ma non la potevo ora a coltello. Perfetto. Allora, siccome lo sapete che mi piace fare le doppie consistenze, che cosa dovete fare subito? Facciamo una bella fetta, così, cioè 2 semini li togliamo, eccoli qua. Tra l'altro i semi di zucca sono buoni, eh? Andiamo a parare tutti i lati e andiamo a ricavarci dei bei cubetti o cubotti, insomma giardiniera, così, guardate. Comunque profuma proprio di frutto. La zucca? Non so perché. È buona, oh. La zucca infatti era il frutto proibito, quello del giardino dell'Eden. Questa. È lei. Ok, vedete qua ci facciamo un po' di cubotti che andranno a essere la parte croccante del nostro piatto insieme a del pane. Come la vedi? Una favola. Questi ce li mettiamo un attimo da parte, alla grande, così. Dopodiché andiamo proprio alla nostra zucchetta, quella che sarà la nostra vellutata. Questa la tagliamo molto grossolanamente, togliendo sempre se ci sono eventuali semini di zucca, e la andiamo a cuocere. Quelli che fanno tipo li sì, seccano e poi sono loro. Sono proprio loro, l'hai scoperti. Eccoli i semi di zucca, dovete seccarli questi, poi insomma è un processo un po' lungo che per mangiarsi 2 semini e io non ho mai capito quelli che si mangiano i semi. io mi mangio sempre. Mamma, ma come Pure i fai? semi di girasole Ma sono come buoni. fa? Ma che ce devi fare? Oh, ma perché non hanno mai fatto l'olio dei semi di zucca? Ma esisterà per forza. Dici che esiste? Fina questa, grossolana ma piccola. Questo è anche uno dei piatti che mia madre fa più spesso, la vellutata di zucca, solo che lei: mamma, io te voglio bene, ma non la fai come me, Dai, ma basta. No, perché non la Non fa. è vero, le mamme cucinano sempre bene. Bene, ma ogni tanto fanno le cose per sbrigarsi, perché poracci devono cucinare per tutta la famiglia, che rompiamo pure. Cioè già il fatto è tornare a casa: ma che c'è? E ti dice una cosa e ti dice: non mi piace. Cioè, ma quella poraccia sta a cucinare, ma non capiamo. Quella sta a cucinare per te. Ok, perfetto. Guarda qua, tiè. Perfetto, qua mettiamo un attimo da parte e partiamo con un bel soffritto. Che ci piace nel soffritto? Sempre cipolla, cipollotto, in questo caso cipollotto bello delicato, eh? E andiamo a farlo fino. Comunque ammazzalo come suona sto tagliere, fare un tamburo. Olè. Oh, non ci avevo mai messo così tanto tempo a cucinare. Andiamo a cucinare. Quindi ho preso una bella pentola, fuoco bello vivace, olio. Oggi usiamo Colonna Classic. Tacchete! Vi sto facendo anche un piatto che costa poco perché la zucca è di stagione, arancio, un po' di zenzero, poca roba insomma, Tra l'altro è vegana fino a quando non ci metteremo il parmigiano. Io ce lo metto perché mi piace, ma è un piatto vegano di base, Poi dite che non faccio i piatti vegani. Ho letto nei commenti un po' di tempo fa che uno, ho detto, mi hanno costretto a diventare vegetariano. Ma che cacco? Uno nei commenti dell'altro video, quello del video denuncia, ha scritto: mi hanno costretto a diventare vegano. Ok, così.
E fino a qua tutto bene. Oh Ruben, hai fatto un fondo di cipollotto? Certo. Che ci famo con questo? Che ci famo con questo? Mo te lo faccio vedere che ci famo con questo. No, già ho capito. Hai capito? Che fai l'insalatina, che ci No. fai? Oh, mo vabbè, sei bravo, hai capito? Però non devi esagerare. Guarda che roba, che cavolo c'entra l'arancio? Però il colore è quello. No, è un arancio questo qua. Perfetto. Guarda che facciamo. Fettine, così, con tutta la buccia, con tutta la polpa. No, vabbè. Lo sai perché? Perché? Perché la buccia darà il profumo dell'arancio, la polpa darà un po' di freschezza e di acidità, il bianco intorno leggermente amarognolo. Perché? Perché la zucca è molto dolce. Ci andiamo a mettere il parmigiano, ci andiamo a mettere la patata che mi piace, ci vuole anche un po' quel tocco di amarognolo che noi daremo con l'arancio. Dopodiché zenzero, andiamo a dare un po' di piccantezza con questo, quindi ci mettiamo anche un po' di parte orientale così, Mamma mia. Se non vi piace la zucca, non la trovate, non è stagione, ci andrete a fare la stessa cosa con le carote. Buone pure le carote. Buonissime pure le carote. Perfetto, a questo punto continuiamo un attimo a girare qua. Io vedevo. Senti che profumino qua però, Mamma mia. Senti qua che robetta, E prendiamo una bella patata, perché la patata, boh, La patata ci sta bene e renderà il tutto ancora più cremoso. Quindi la andiamo a sbucciare, una, ok. Pure questa fina fina, olè, e qua. Perfetto, rialziamo il fuoco e facciamo tostare leggermente. Quando è tostata, così, guarda che stupendo, guarda quanto è bello. Andiamo con la nostra zucchetta, così. Mamma mia, mamma mia. Stupendo. La vellutata 2.0. Ma la vellutata definitiva proprio. Poi la provate e poi mi dite, La provate e poi mi dite. L'odore, io non vi dico niente. Ma l'odore è buonissimo. L'odore è buono. E giù con l'acqua. Oh. Perfetto, acqua a coprire, mi raccomando, deve coprire tutto e adesso dobbiamo far stracuocere il tutto bene bene bene, capito? Intesi? Mamma mia che profumino ragazzi, Sale, così, e pepe. Ci potremmo mettere delle erbette dentro, ma oggi no, quindi non mi comincio a dire la mentuccia che non ce la metto. No. Oggi lo zenzero si salva. Oggi, bravissimo, ci abbiamo già lo zenzero. A questo punto partiamo, qua copriamo. Tranquilli così, alziamo il fuoco, perfetto. A questo punto partiamo con le componenti croccanti del nostro piattino. Sei d'accordo? Le particole componenti croccanti del nostro piattino? I cubotti? I cubotti e i crostini di pane al parmigiano. Mamma, al parmigiano. Oh, ma tu devi stare tranquillo con me. Allora, cubotti. Così, semplici, da qua, siete d'accordo? Siete d'accordo ragazzi? Oh, ricordatevi ragazzi di dirci i piatti che volete vedere che noi li facciamo piano piano, è vero? Non come su Instagram mi dite cose che faccio come mi pare, qua quello che mi dite lo faccio davvero, Poi prendiamo un pane, ho trovato questo pane, c'aveva un po' vecchietto, così un po' moscetto, vedi, ai semi. Ci sta bene ai semi, questo è un piatto molto healthy che potrebbero dare in quei ristorantini, un po' così. Questo è il pane. Bello, ti piace a te? Ma tanto è bello. Perfetto, e lo andiamo a fare a cubetti pure questo, con tutta la crosta, non si mette mai a sprecare in questo caso, Della stessa misura, più o meno, dei nostri cubetti di zucca seghettato, mi raccomando, E questi pure, immaginate, li faremo diventare belli croccanti. Pizzichetto di sale, così, un po' di pepe, ecco, guarda, mi hai detto erbe aromatiche? T'ho sentito, io lo so che poi che ce la metto, lo so. Guarda no, qua, la stai a mettere. lo so, c'è la salvia. No, mentuccia, c'è la salvia è... Se salvia. È la menta che ci sta per credere. Se salvia. Se salvia. E facciamo arrostire bene, deve rimanere però bella croccante, quindi questa non la stracuociamo, Così, perché Joshua all'inizio aveva detto che la voleva un po' cruda. Come siamo messi a voti ragazzi? Perché vedo che tanti scrivete il voto, ma li dovete pure provare prima di dare il voto. Non date solo il voto al video, cioè quello mi fa piacere. Però provate i piatti e votateli, così abbiamo un po' un metodo di paragone, perché ormai ultimamente si sta comportando male, Io mi sto comportando male. Sì, ultimamente si sta comportando male. Che io sì. e te non l'hai mai dato. Secondo me mi stai tradendo con un altro chef. Secondo me mi stai a buttare il canale. Secondo me sei tu che mi stai a buttare il canale. Guarda quanto è bella. Sfrigolella, Mamma mia. Guarda questa zucchetta, Come la vedi te? Io una favola proprio, Mamma mia, io la sento proprio, sento già, l'odore. tipo, a questa che voto gli daresti già? Questa? Onesto? Ma proprio in sé per sé? 10. No. No, Dai. Zero sbatti. Zero pensieri. Allora. Non la vedi? Io la vedo. Anzi, vabbè, posso dire 10 meno perché c'è sta la salvia e no mentuccia. Mannaggia. In sé per sé. Joshua, passione mentuccia. Capito, ma la mentuccia di Anna è un'altra storia. Ma quella mia è di anni, è la mia ormai. Oh, no. Dove sta poi?
Ah, sta là, è morta quasi. Come è morto? Allora, giù i crostini, eccoli qua. Sempre dentro lo stesso olietto della zucca, così non mi rompete che uso troppo olio, va bene? Ah, la sapete la barzelletta della zucca? Dai. Eh? La sai o non la sai? No. Manco io. Chissà, una barzelletta con la zucca la scrivo qua sotto, per favore. Penso che esista. Non penso che esista una barzelletta con la zucca. Vabbè, ok. Allora, prendiamo un bel piatto. Che cosa dobbiamo andare a fare dentro? Dobbiamo andare a grattugiare un po' di parmigiano per i nostri crostini al parmigiano. Allora, guarda, parmigiano. Lo grattiamo. Così. E andiamo a fare questi bei crostini belli profumati. Che sanno di vita proprio, pepe, e ce li lasciamo un attimo qua. Adesso ti spiegherò tutto, hai già capito? No. Vabbè, Stavolta non ho capito. Senti sta zucca. No, dagli una sventagliata a sta zucca. Assaggiamo sta. Mamma mia. Mamma mia. Com'è? Una caramella. Una caramellina, eh? Una caramellina. Una caramellina alla zucca. Oh, guardate qua. Proseguiamo la cottura qua, Ma che bontà. Ricordiamoci che deve essere tutto bello stracotto. Gli ultimi 10 minuti, siccome deve cuocere una ventina di minuti, 10 minuti chiusi, 10 minuti aperti, così il vapore esce. E già così ci puoi fare un aperitivo. È vero? Vedi? Vedi? Così che sono ancora un po' caldi, li facciamo attaccare il parmigiano sopra. Mamma mia, che follia. Hai capito? La situation adesso? Follia. Adesso ne assaggio uno. Le follie di Ruben. Mamma mia, mamma mia. Quindi abbiamo già questi due elementi pronti. Sei contento dei nostri due elementi pronti? No, oggi sono poco contento di sto piatto. Oh, appena una volta sei contento. Ma non è- oh, ma che io non voglio te sempre. lamenti sempre. Ti sei E lamentato questo perché non sono mi piace. 7,5, dai. E questo non mi piace. E Ben questo 7,5. mia madre lo fa meglio. Che buciardo. E questo però mia nonna ci mette. Sei proprio l'italiano medio. Mia madre lo fa meglio. Qua è tutto bello stracotto. Non mettiamo tutto il liquido subito. Aggiungiamolo mano a mano se serve. Allora, poi adesso sto usando un frullatore, sapete perché? Perché ho comprato, ho speso 200 euro, lo voglio usare, ancora non ho usato. È nuovo questo. Però va bene anche il mini primer. Se siete all style pasta verdure, però io mi sono stufato di vedere quelle vellutate grumose, separate, che la polpa si separa dall'acqua, non si possono vedere. Siamo nel 2023, anche le vellutate hanno diritto di essere cremose. Quindi non mettiamo subito tutto il liquidino, mettiamo prima la polpetta, la polpa, e la frulliamo. Ditemi tanti auguri. Frulliamola bene, almeno per 3-4 minuti, che deve essere bella cremosa, se no mini primer. Gli invidiosi diranno: volevi fare content? No, non lo sapevo che partiva al volo. Mamma mia raga, guardate qua. Assaggiamo. Una follia questa. Quanto è buona. Già lo so. Mamma mia, quanto è buona. Ci siamo, possiamo già impiattare direttamente dal boccale. Vado a inserire la mia. Ma guarda com'è vellutosa. Senso proprio. Without any sense. Così. E adesso ci andiamo a divertire con i nostri garnish, come li chiamerebbero a Poi guarda Londra. sto piattino pure che bello. Guarda, un po' su, un po' dentro, guarda quanto è bella. Mettiamole con delicatezza, Un po' di zucchetta, pensa quando te la mangi questa. Una follia. Un po' di zucchetta così. Così di qua e di là. Andiamo a mettere i crostaini al parmigiano. Mamma mia. Che te lo dica a fa? La salvia ha una proprietà veramente interessante, che è quella di diventare croccantina a contatto con l'olio caldo. E quindi ce la andiamo a mettere un po' così. Andiamo a finire con un pizzichetto di pepe, un girino d'olio. Che altro vuoi? Qua Da è me? veramente follia. Olè, pronti. Eccola qua, guardate quanto è bella la mia vellutata. Assaggiamo. Qua il voto è alto, Già lo vedo. Mamma. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Qua Non lo voglio sapere. Qua glielo do. 10. No! L'ha dato! Non ci È credo. troppo buona. Non ci credo. Ma è non ci troppo credo. buona. E l'ho dato subito, A occhi Una chiusi. follia. Oh, senti, secondo me qua concordiamo sul 10. Guarda, a te te lo faccio assaggiare col cucchiaio di mia nonna. Ah, Com'è? mamma mia, Ru. Eh?
Ti posso dire? Qua lo sapevi. Questo è un doppio 10. È un doppio 10 questo. Ma qua è come quando a Roma vince scudetto e Champions. Mamma mia quanto è buona, ragazzi. Provatela anche voi perché è veramente semplice ma deliziosa. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.